Okay? The Victorian novel, part 3. Unfortunately, I cannot have videos longer than 15 minutes, so I have to divide what I am explaining. Types of novels. Parliamo della tipologia dei romanzi. Okay? There are various types of novels. And then we shall talk about women writers, la posizione delle donne nella scrittura e nella pubblicazione dei romanzi. Types of novels, tipologia dei romanzi. Vi ricordo, the novel è il romanzo. The short story, che in italiano si traduce con la parola novella, è invece il breve racconto, ok? Short story. The novel, il romanzo. The short story è il racconto, la novella, il racconto breve. Types of novels. The novel of manners. Il romanzo che ritrae i costumi dell'Ottocento. It kept close to the original 19th century models, era vicino ai modelli originali dell'Ottocento. It dealt with economic and social problems, trattava di problemi economici e sociali, and described a particular class or situation, e descriveva una classe o una situazione in particolare. A master of this genre was William M. Thackeray. His most important novel, Vanity Fair, Thackeray only described the upper middle class and the aristocracy. The humanitarian novel, il romanzo umanitario. Charles Dickens's novels are mostly admired for their tone. I romanzi di Charles Dickens sono per lo più ammirati per il loro tono, combining humor with a sentimental request for reform, che combina l'umorismo con una richiesta sentimentale di riforme for the less fortunate, per i meno fortunati della società. They constitute the bulk of what is generally called, costituiscono la maggior parte di ciò che viene generalmente chiamato the humanitarian novel, quindi il romanzo a scopi umanitari, o the novel of purpose, o un romanzo che ha uno scopo, which could be divided into novels of a realistic, fantastic or moral nature, e questo poteva essere diviso in romanzi di natura realistica, fantastica o morale, according to their predominant tone, secondo il loro tono dominante, or issue dealt with, o diciamo rispetto a quale questione si concentravano. The novel of formation. Il romanzo di formazione lo chiamerei romanzo di iniziazione. The Bildungsroman, novel of formation or education, quindi il romanzo della formazione, dell'educazione, became very popular after the publication, divenne molto popolare dopo la pubblicazione of Charlotte Bronte's Jane Eyre and Dickens's David Copperfield. These novels dealt with one character's development, quindi trattavano dello sviluppo di uno dei personaggi from early youth, dalla prima gioventù, to some sort of maturity, fino a più o meno alla maturità. The works by the Bronte sisters, le opere delle sorelle Bronte, can be linked to the persistence of the romantic and gothic traditions. Si possono collegare alle tradizioni romantiche e gotiche. They focus on intense subjective experiences. Si concentrano su esperienze soggettive intense, rather than on a world of social interaction, piuttosto che su un mondo di interazioni sociali. The experience of the hero in these novels is the most important thing. Everything is seen through the eyes, through the feelings of the hero.
literary nonsense, l'assurdità letteraria. A particular aspect of Victorian literature, quindi un particolare aspetto della letteratura vittoriana, is what is called nonsense, è ciò che viene chiamato il non senso, l'assurdità, created by Edward Lear and Lewis Carroll. Appunto Lewis Carroll creò questo tipo di romanzo assurdo in his famous novel Alice's Adventures in Wonderland, 1865. Carroll created a nonsensical universe, quindi creò un universo assurdo, no? del sogno di Alice, where the social rules and conventions are disintegrated, dove le regole e le convenzioni sociali vengono disintegrate. The cause-effect relationship does not exist, non esiste una relazione causa-effetto, and time and space have lost their function, e il luogo e lo spazio hanno perso la loro funzione of giving an order to human experience, di dare un ordine all'esperienza umana. In fact, Alice in Wonderland is the description of Alice's dream. Dreams are full of absurd episodes, and these episodes are not in chronological order, or they have nothing to do with one another. This is the impression that Lewis Carroll creates in Alice in Wonderland. Women writers, le scrittrici. It is important to underline that a great number of novels published during the mid-Victorian period, quindi un grande numero di romanzi pubblicati nel periodo, nel centro del periodo vittoriano, up to 1870-1880, were written by women, quindi furono romanzi scritti da donne, such as Charlotte and Emily Bronte and George Eliot. George Eliot era lo pseudonimo di una donna che si chiamava Mary Ann Evans. This output is surprising considering the state of subjection of Victorian women. Questa produzione è abbastanza sorprendente se si considera lo stato di subordinazione delle donne vittoriane. It is less surprising if one remembers, è meno sorprendente se uno si ricorda, that the majority of novel buyers and readers, che la maggioranza di compratori e lettori di romanzi were women, erano donne. Middle class women had more time to spend at home, le donne della classe media avevano più tempo da trascorrere a casa than men, degli uomini, and could devote part of the day to reading, e potevano consacrare parte della giornata alla lettura. However, it was not easy to get published. Tuttavia non era facile per una donna avere le sue opere pubblicate. And some women used a male pseudonym, alcune donne usarono uno pseudonimo maschile, in order to see their work in print, in modo da far stampare le loro opere. Creative writing, like art and other public activities, was considered masculine. La scrittura creativa, come l'arte e altre attività pubbliche, erano considerate attività maschili. From Jane Austen to George Eliot, The Woman's Novel, vi ricordo che George Eliot è una donna, The Woman's Novel, il romanzo al femminile, had moved in the direction of a realistic exploration, si era mosso nella direzione di un'esplorazione realistica of the daily lives and values, della vita di ogni giorno e dei valori of women, delle donne, within the family and the community, entro la famiglia e la comunità. Okay, this is the end of the introduction to the Victorian novel. It is very important because in Dickens we shall see these characteristics. Okay, that's all for today.